Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dei pesci. È una carta di abbondanza, di crescita, di concretezza e può anche parlare di gestazione di nuovi progetti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale, ognuno ha la propria playlist, e in più ci sono anche i link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che parte a gennaio 2026 e c'è il link per il video corso di tarocchi intuitivi. Bene. 10 di spade. Torre. 2 di coppe. Mondo. Asso di bastoni e 3 di spade. Pare esserci come un momento di restyling, 10 di spade ragazzi, e la chiusura con la sofferenza. Io ho come l'idea che questa torre sia super positiva in realtà. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo dal 10 di spade. Due di spade e 10 di bastoni. C'è come un qualche tipo di situazione, piuttosto, secondo me sono ideologie, ve lo dico subito. Ci sono come delle idee, io seguirò questa linea, poi voi cercate di adattare la lettura alla realtà, che avete bisogno di lasciare indietro. Penso che siano aspettative, potrebbero essere ideologie. Ideologie che cosa vuol dire? Penso che quella persona pensi così, però è un mio pensiero, una mia credenza, è una mia supposizione in realtà. Andiamo a vedere la torre. Dieci di coppe, scusate, 8 di coppe e temperanza. Stavo pensando a 10 di spade. Probabilmente ragazzi avete bisogno di allontanarvi. Può essere anche un allontanamento geografico considerato il mondo, può essere un allontanamento da queste ideologie, però avete anche la carta della temperanza, c'è bisogno di risanare qualche cosa. E secondo me, perché vi dicevo che la torre è super positiva? Perché sono queste ideologie qui che cascano e da qui c'è un 2 di coppe, ragazzi, possono nascere nuove interazioni, relazioni, compromessi, fidanzamenti. Andiamo a vederlo. Unioni, 10 di pentacoli e 4 di pentacoli. Secondo me si avvicina un periodo di forte appagamento personale. Vista così, ragazzi, vi dico, potrebbe essere proprio una nuova relazione, o se siete già in una relazione, può essere che queste idee che voi avevate della relazione in realtà caschino e vi rendiate conto che può solo crescere, ci può solo essere qualcosa di più bello, perché
Comunque, sia l'imperatrice che il 10 di pentacoli, guardate, c'è anche l'imperatrice sotto, che il 10 di pentacoli sono carte di stabilità, di crescita, di abbondanza, di concretezza, di famiglia allargata proprio, figli di lei, figli di lui, cani, gatti, parenti, cioè è proprio una carta di grande unione. E poi avete anche il mondo, il risultato che arriva. Andiamo a vedere. 2 di pentacoli e la luna. Datemi una carta per la luna. Re di bastoni, ne voglio ancora una. 7 di bastoni. Sento che qualcuno potrebbe scappare effettivamente da qualche sua paura. Tenete presente che la luna è una carta di proiezioni. Io credo che abbiate un'idea diversa da quello che è di una certa situazione o di una certa relazione e in questo inverno avrete la possibilità di far cadere queste vecchie ideologie che vi facevano soffrire perché potrebbero essere effettivamente legate alle vostre aspettative, a come vi siete fatti voi il film. Ed effettivamente poi una volta capito che uno, l'altro o l'altra non deve soddisfare le nostre aspettative, perché le aspettative sono nostre, ce le soddisfiamo noi. 2, che io ho la sensazione che stiate dicendo le stesse cose, ma partiate da un punto diverso. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Morte un'altra volta perché il 10 di spade è l'arcano minore, uno degli arcani minori. 2 di coppe. Io credo che ci sia da cambiare qualche comportamento semplicemente in relazione a questo 2 di coppe o in relazione a questi pensieri, queste credenze, queste aspettative. Nel momento in cui cambia il modo in cui agite, perché l'asso di bastoni è l'azione, si creano nuovi equilibri, nuovi punti di incontro, nuove relazioni in equilibrio. La carta del 2 di coppe fa vedere due persone che si guardano dritto negli occhi, si incontrano negli occhi e gli occhi sono lo specchio dell'anima. È un incontro dal cuore, no? Quindi... E tenete presente, cari miei ragazzi, che l'asso di bastoni è la carta dell'incontro sessuale. Quindi non vi nego che potrebbe nascere effettivamente una bella relazione o un bel momento nella relazione, ok? Andiamo a vedere questo 3 di spade. Wow, wow! Cavaliere di coppe e asso di coppe. Sì, definitivamente ragazzi, sento che un nuovo inizio è alle porte. Perché c'è questo 3 di spade che io sento collegato alla morte? Perché è questione di sacrificio. Cioè, rivedete la vostra idea di sacrificio all'interno di una relazione, all'interno dell'azienda lavorativa, all'interno della vostra vita, mi verrebbe da dire. Però una volta che rivalutate quel tipo di ideologia e che buttate giù quello che non vi serve più, tenete presente che la torre è la caduta dell'ego. L'ego si identifica con il risultato, quindi probabilmente c'è qualche risultato che voi avete inseguito da cui vi potreste allontanare e da lì, perché è quando si lascia l'aspettativa che arrivano le cose, da lì inizia o si evolve, adesso dipendendo dalla situazione di ognuno, la vostra vita amorosa. Bellissimo. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Se lo doveste adattare, per esempio, a una situazione lavorativa, vi faccio la prima ipotesi che mi viene in mente per farvi un esempio di come potrebbe essere vista la lettura.
Se vi stavate aspettando come dei riconoscimenti, degli aumenti di stipendio e effettivamente non li avete mai visti, questo è stato fonte di sofferenza, in questo inverno vi renderete conto che la vostra ideologia, quindi il non mi danno l'aumento di stipendio perché, non lo so, X motivi, casca. E qui inizia qualche cosa di nuovo, quindi potrebbe essere effettivamente un nuovo ruolo, vi dico, nuovi accordi. Di solito con il 2 di coppe a livello lavorativo sono più accordi verbali che non accordi scritti. Però è già un inizio, poi avete il 10 di pentacoli che effettivamente parla di contratti, di premi, soldi che arrivano in più. Fatemi sapere come riuscite ad adattare la vostra lettura alla vostra realtà. Tenete comunque presente che c'è un cavaliere di coppe alla fine, quindi un'offerta importante effettivamente potrebbero farvela e questa offerta importante può far iniziare, uno può riempire il cuore, due può far iniziare qualcosa di nuovo. Se la vediamo da un punto di vista romantico, visto che comunque avete anche due di coppe, può essere una nuova relazione o un passo all'interno della relazione. Ah, vi dico una cosa, se per caso avete una relazione stabile e ci vuole come quel passo per smuovere o per farla crescere, per qualcuno con i 10 di pentacoli può essere come l'accennare, l'iniziare a parlare di andare a vivere insieme piuttosto che di comprare una casa. Per qualcuno con 10 di pentacoli è un matrimonio o un'ufficializzazione, per qualcun altro con il mondo e l'imperatrice e c'è anche un asso di coppe, sono figli. Quindi potrebbe aprirsi come il tema di creiamo una famiglia, per esempio. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Ragazzi, gennaio, quindi siamo qui alle porte, cambio di sentiero. Guardate, avete un 8 di coppe ed è proprio la carta del ricercatore, come se steste cercando una nuova strada. Se per esempio con questa imperatrice aveste dei progetti già vostri messi in piedi e queste aspettative magari dovessero essere inerenti a questi progetti, può essere che cercando nuove fonti di ispirazione, cercando collaboratori non ne vedo tanto, può essere che iniziate a fare come un viaggio, un percorso introspettivo di guarigione e lì incrociate o vi incastriate con effettivamente qualcuno che possa dare come una svolta, che era proprio quello che cercavate, secondo me. Va bene. E qui dice gennaio. Le tempistiche sono sempre un po' elastiche. Voi fate riferimento alle decade di nascita. Se siete prima decade le cose succedono prima, presto. Se siete per esempio dell'ultima decade le cose potrebbero succedere anche dopo il periodo, quindi potrebbe essere anche febbraio. Ne sono usciti un po'. Essere imparziali. Qui avete la temperanza. Sì, è un po' come se vi dicessero di guardare un po' le due facce della medaglia, sento. Poi abbiamo Yang, carta numero 1, e io lo sento molto 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 associato a questo asso di bastoni perché lo Yang è la forza maschile, la forza d'azione, la forza che fa andare avanti, quello che ordina, struttura, dà un'intenzione. Inoltre il numero 1, ragazzi, è un numero di forte indipendenza. Sto pubblicando in questo periodo il corso di numerologia, andate a vederlo, il significato dell'essenza 1. Anime gemelle, ragazzi, carta numero 41 e orfani, carta numero 5. Diciamo che per un gruppo ristretto un richiamo alle anime gemelle potrebbe esserci, ma perché ci sono due di coppe, in realtà non molto altro. E questo orfani secondo me fa riferimento alla vostra idea
di sacrificio, alla vostra idea del devo sacrificarmi, questa è una credenza limitante, devo sacrificarmi per ricevere amore, o devo sacrificarmi, che può essere devo sacrificare il mio tempo, devo sacrificare i miei bisogni, comunque devo sacrificarmi per essere accettato. Queste sono due credenze limitanti molto molto forti. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Eleva la tua coscienza e realizza d'essere senza età, giovane come il tempo e vecchio come l'eternità. Oh, che bella frase. Se vivi pienamente e meravigliosamente nel qui e ora, eternamente presente, sei sempre giovane come il presente. Costantemente rinasci in spirito ed in verità. In questa vita spirituale non puoi rimanere statico. Puoi essere rienergizzato, rinnovato, ristorato dalle possenti energie vitali che fluiscono attraverso di te, dalla sommità del capo fino alla pianta dei piedi. Sii consapevole di essere uno con la fonte di tutta la vita, di tutto il creato, uno con me. Rendi grazie in eterno per questa meravigliosa realizzazione dell'unità. Avanza in questo giorno nella gioia e nell'unità. Ragazzi, voglio dare un messaggio per gli abbonati. Quando dice le energie vitali fluiscono attraverso di te dalla sommità del capo alla punta dei piedi, fa riferimento al ponte dell'arcobaleno, ok? Quindi ai 7 chakra, e questi sono oracoli canalizzati a Findon, che è una località in Inghilterra, però ecco, anche qui per esempio dice uno con me, per me si intende Dio, ok? Quindi sono carte spirituali, potrebbero essere scambiate come messaggi religiosi, però in realtà sono strumenti di metafisica, perché parla proprio di energia, di amore, di flusso. Molto bello questo messaggio, molto bello. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia smosso qualcosa, che abbiate trovato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivete, condividete, quello che vi piace di più. Se volete contattarmi per iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Però tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro. Vi basta abbonarvi al canale. Lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti e tratto anche il ponte dell'arcobaleno. Quindi è come se fosse un viaggio nei chakra che va a lavorare i traumi e vi spiega come autoguarirsi praticamente, come riequilibrare il chakra. Ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina che vanno, a mio avviso, conosciuti. Quindi le playlist sono 4 e sono numerate, bisognerebbe ascoltarle in ordine cronologico. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, li potete guardare, sono le playlist, sono i video che hanno le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!